credo che 6 mesi fa, o forse anche 7, eravamo rimasti a un RX7 incompleta e anche un vlog fatto troppo tempo fa. Dovevo farvene uno forse a dicembre. Ma... Vabbè, comunque sta di fatto che oggi, 7 mesi dopo, l'RX7 è finita e posso mostrarvela. Niente, questa era la macchina. Non so cos'è il vostro parere. Simo è qua con me. Ciao ragazzi. E cosa dobbiamo dire? Simo, a me mi fa impazzire. Ora esageri. No, è venuta meglio di come me l'aspettasi. Cioè, onestamente l'avevo lasciata grigia per me era un colore un po' anonimo, invece perché nel video avevo detto che l'avrei fatta bianca, poi ho scelto di lasciare il grigio e onestamente quando l'ho vista tutta grigia non mi è dispiaciuta per niente, anzi mi è sembrata anche molto bella onestamente. E niente, adesso abbiamo finito il progetto e... Com'è nata però la storia qua? Com'è la storia un po' dell'RX7? Perché l'RX7 e anche e soprattutto perché Aia. Allora, scusa ma questa non so cosa avrà. Stai di Milano. Ma no. Allora, sì, perché tocchiamo dappertutto. Allora, tutto è nato, allora io avevo una Civic, un EG6, l'ho venduta, io volevo una macchina, diciamo che le tre macchine più belle giapponesi degli anni 90 sono RX7, GTR e Supra, no? Però quella che mi piaceva di più come linea, come raffilante, piccolina, 2 posti, era l'RX7 e allora mi sono un po' informato in Italia, questo ormai quasi 4 anni fa, però in Italia costavano veramente tantissimo e soprattutto in Italia le trovavo tutte guida a destra la maggior parte, almeno quelle che costavano di meno e vedendo comunque che in Inghilterra, che è qua vicino, comunque non è tanto distante, le vendevano quasi alla metà rispetto a quello che le vendevano in Italia, mi sono cominciato a informare su come comprarla, come importarla. Fortunatamente ho fatto un lavoro che mi ha consentito di stare anche in Inghilterra, quindi ho potuto di fatto informarmi abbastanza bene. L'ho comprato, l'ho portato dall'Inghilterra qua, grazie anche a mio padre che si è fatto uno sbatta allucinante nell'accompagnarmi e nel tornare indietro guidando la macchina, con tutte le paranoie che uno poteva avere dicendo un motore rotativo,
come funzionerà, invece non ho avuto un problema e l'ho portato in Italia. Perché ho aperto Kanjo Italy? Perché io avevo l'RX7 quando l'avevo finita col primo paraurti da mia, c'era un sacco di gente che mi scriveva: ah, ma fai foto, fammi video, ma cosa hai fatto alla macchina? E siccome c'era un sacco di gente che mi continuava a chiedere per avere informazioni, ho pensato che magari una pagina, un punto di ritrovo per i ragazzi che erano appassionati di auto giapponesi, ma anche appassionati in generale, e volessero vedere magari qualche informazione in più sulla mia RX7, ho pensato di aprire la pagina. Fortuna o sfortuna diciamo, che ho fatto un incidente con la RX7, ho danneggiato a Monza, come avete visto, la macchina, e questo mi ha consentito di ricominciare un progetto da zero, facendo qualcosa di particolare e appunto facendo vedere a tutti, nella mia incapacità di fare i video, il lavoro sulla RX7. Ecco qua, questo è come è nato Kanjo Italy. L'ho chiamata Kanjo Italy perché io, quando mi sono avvicinato al mondo delle auto giapponesi, ovviamente uno, quando non sa qualcosa, cerca su internet, guarda su YouTube, si informa, e avevo letto e visto qualche video di questi appassionati, i Kanjo Racer, così li chiamano in Giappone, che erano dei ragazzi che normalmente appaiono col volto coperto e che corrono per le strade in Giappone con prevalentemente Civic, che era una macchina economica dell'epoca. La Civic era una macchina economica giapponese, quasi come la Punto o la Panda qua in Italia, e loro correvano con queste macchine in Giappone in maniera molto illegale, e mi era piaciuto molto la loro filosofia, no? Le loro macchine erano magari anche incidentate per errori commessi mentre facevano qualche gara, diciamo qualche sprint in pista, e allora mi piaceva l'idea di mettere la parola Kanjo dentro la pagina. Italy ovviamente non devo spiegare perché ho messo Italy, visto la nazione in cui ci troviamo, penso che sia abbastanza logico. E niente, poi ho fatto la pagina, ho fatto la macchina e adesso finalmente l'ho finita e basta. Questo è quello che ho espresso e fatto in questi mesi. Ci ho messo un po' di tempo a farla per il semplice fatto che tra l'arrivo di tutti i componenti, portare la macchina dal mio carrozziere, tutte queste cose qua, e soprattutto il tempo, perché comunque lavoro come tutti quanti, era poco, però niente, l'abbiamo finita. E direi che è venuta anche molto bene, devo dire, ai miei gusti è venuta molto bene, davvero. L'avevo anche detto io che il grigio secondo me ci stava, cioè mi sarebbe piaciuto un altro colore, però anche il grigio è veramente bello, Ho visto, molte auto Rocket Bunny nel mondo, diciamo, vengono fatte di colori sgargianti. Io non volevo fare un colore sgargiante che magari tra 1 o 2 anni mi stufa o cioè, ti fa venire voglia di cambiarlo. Il grigio per qualcuno può essere un po' anonimo, io onestamente lo trovo abbastanza azzeccato nell'abbinamento. Secondo me è molto anonimo sulle utilitarie, cioè macchine che vedi tutti i giorni, ma su una macchina così diciamo che è diverso. Un ragazzo mi ha detto: io la RX7 me la comprerei pure rosa, cioè, perché diciamo che per la macchina, se uno vuole una macchina e sogna una macchina, il colore è quello, diciamo che non è un motivo fondamentale. Preferisco avere una bella macchina di un colore anonimo che una macchina normale o un'utilitaria viola. Concordo veramente. Questa chiusura mi sembra molto familiare, uguale a quell'altra, vediamo di rimediare le prossime volte, no? Mi sa, però vabbè. Comunque, questo era il bidone. Di nuovo, spero vi sia piaciuto questo video, ringrazio ancora le nostre brutte facce. Le nostre bruttissime facce, ringrazio ancora tantissimo Simone. E l'unica domanda che volevo dirti è: dopo RX7, visto che il progetto è finito, c'è qualcos'altro in mente? Ho già scritto qualcosa in pagina, stiamo facendo una macchina con un altro ragazzo sempre per Kanjo Italy, di cui a breve vedrete gli aggiornamenti, non voglio anticiparvi niente. Perfetto. Allora siamo riusciti a fare il secondo vlog incredibile. Se ne facciamo uno ogni 6 mesi, Uno ogni 6 mesi direi che... appuntamento fisso. Minchia.
Cazzo, quasi. Va bene ragazzi, grazie ancora per aver visto il video e ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao ciao.